Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Daniq94 del Crash Bandicoot Zone. In Spagna le traduzioni dei titoli dei film hanno spesso generato risate e perplessità. La nazione iberica è celebre per reinterpretazioni linguistiche talvolta fantasiose che non solo cambiano il significato del titolo, ma ne rivoluzionano del tutto l'essenza. Alcuni esempi famosi includono la salsiccia peleona, la salsiccia piccante, per il film Beverly Hills Ninja, da noi mai dire ninja, oppure Tu madre se ha comido a mi perro, tua madre ha mangiato il mio cane, per il film Brain Dead, in Italia divenuto Splatters, gli schizzacervelli. Bel film comunque. Questi adattamenti, ormai leggendari, sono diventati un elemento distintivo dell'umorismo legato al cinema in Spagna. In Italia il fenomeno ha riguardato titoli di Hollywood tra gli 80 e i 90 e gli inizi del 2000, che venivano adattati con nomi quasi irriconoscibili. L'esempio più lampante che tutti quanti ricordano è Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che qui da noi venne chiamato Se mi lasci di cancello. Tuttavia col tempo si è iniziato a preferire i titoli originali o delle traduzioni più fedeli. In Spagna invece questa tradizione di adattamenti bizzarri persiste e talvolta sfiora l'assurdo. Tanto che nel 2019 tutto ciò ha dato vita ad un meme potentissimo, che ha presto fatto il giro del web, alimentando discussioni, risate e disinformazione. Stiamo parlando ovviamente della surreale storia di Carlos e il topo che gira. Ma per entrare nel mood di questa storia, direi che c'è bisogno di un particolare ospite speciale. Hola a todos los fans de Crash, soy Danielito Q94 y les doy la bienvenida a este nuevo video de Carlos y el topo que gira. Yes. Sigla. Come in ogni grande storia che si rispetti, bisogna partire dall'inizio. Nel febbraio 2019 un utente di Twitter di nome Uriel De Simoni pubblicò una divertente modifica della copertina di Crash Bandicoot, il primo, uno dei giochi più iconici sulla prima PlayStation, e non solo. L'immagine che raffigurava il protagonista, Crash, nella sua classica copertina per PS1, riportava un titolo surreale: Carlos e il topo che gira, accompagnando l'immagine con la frase: in Spagna Crash Bandicoot viene chiamato Carlos e topo che gira, lasciateli dormire, cazzo! L'utente ironizzava sulle traduzioni assurde, evocando un'immagine bizzarra di un Crash che in realtà non è un Bandicoot ma un topo che gira. Un topo che gira. Crash e il topo che gira, giustamente. Questa burla semplice e creativa ebbe un impatto esplosivo. Oltre 5.000 retweet e quasi 25.000 mi piace nel giro di poche ore. L'assurdità del nome, unita alla confusione su una possibile versione spagnola di Crash Bandicoot tradotta in questo modo, scatenò un vero e proprio tam tam di risposte ironiche e commenti increduli. Alcuni utenti presero la battuta alla lettera, credendo che in Spagna Crash fosse realmente conosciuto come Carlos e il topo che gira, generando così una valanga di reazioni in tutto il web, anche sullo Zone. Infatti, in tutti questi anni, tutti a ironizzare dicendo Carlos e il topo che gira. Peccato che a me questa comicità non fa ridere, onestamente. Non riesco a comprendere il divertimento di Carlos e il topo che gira, ma proprio come un qualcosa che fa da spartiacque si va a creare un inizio, ed è infatti proprio da Carlos e il topo che gira che si inizierà con una wave di meme che alcuni fanno molto ridere, in realtà è vero. Come spesso accade infatti con i fenomeni virali, molti utenti si unirono all'umorismo di Uriel, creando altre modifiche molto simili a quelle di Crash Carlos. Subito dopo infatti non soltanto Crash, ma anche altre icone del mondo dell'intrattenimento vennero ribattezzate con nomi improbabili. Shrek, ad esempio,
divenne Sergio. Il celebre orco verde si trasformò in un simpatico personaggio dal nome spagnolo, alimentando ulteriormente la confusione. Las aventuras de Sergio, el ogro enfadoso. Vedete, Carlos non mi fa ridere, questo sì. Alcuni utenti arrivarono persino a sostenere che Zelda, la principessa dell'omonima serie di Nintendo, fosse chiamata José Luis in Spagna, trasformando l'elegante personaggio in una sorta di figura comica. Infatti, da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, in Spagna, secondo questo meme, il gioco si chiama Las lágrimas del intrépido duende José Luis y la tristeza dell'impero irulano. A me fanno ridere queste cazzate. Ma Carlos no. Questi nomi parodistici si diffusero rapidamente, generando thread infiniti su Twitter, forum, bacheche, tutti i social, inondando il web in una vera e propria raccolta di meme. La storia di Carlos e il topo che gira divenne un punto di partenza per molti altri nomi assurdi, tanto che ancora oggi, a distanza di anni, vengono creati nuovi contenuti seguendo questo stesso umorismo. Il fenomeno ha dimostrato il potere della creatività degli utenti, capace di ampliare una semplice battuta in un fenomeno che sembra non avere fine. Persino oggi, che siamo nel 2024, parecchi anni dopo l'inizio del meme. Il successo di Carlos e il topo che gira ci mostra quanto sia potente la comicità basata sull'assurdo e sull'incomprensione, specialmente quando è legata a qualcosa di universalmente riconosciuto come un classico dei videogiochi. Questo fenomeno virale ci ricorda, inoltre, quanto sia importante prestare attenzione alle traduzioni e agli adattamenti per non generare incomprensioni che possono facilmente sfociare in disinformazione, visto che ancora oggi ci sono tantissime persone là fuori nel mondo che credono davvero che Crash Bandicoot in Spagna si chiami Carlos e il topo che gira. Eppure, nonostante le sue radici in una semplice burla, Carlos e il topo che gira rappresenta anche un omaggio a Crash Bandicoot e alla cultura pop in generale. Un momento di leggerezza condivisa che continua ad alimentare meme e risate, ma non le mie, dimostrando che, talvolta, l'umorismo e la creatività della rete possono trasformare anche le idee più improbabili in un successo clamoroso. D'altronde, una celebre frase di uno dei miei film preferiti, ovvero Amici miei, atto secondo, potrebbe calzare a pennello con l'inizio di questo meme. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione, disse l'immenso Gastone Moschin nei panni de Il Melandri. Ed è proprio quello che è accaduto con Uriel De Simoni, che è riuscito a fare un meme nel posto giusto, al momento giusto e con il personaggio giusto. Bene crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Ora hablamo un po' tra di noi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di tutta questa storia, tutta questa incredibile storia, perché alla fine è molto interessante come nasce un meme, come si sviluppa e spesso anche come muore o come si rinnova nel web. In questo caso è un meme che non vuole morire. Ancora oggi vedo tantissime persone anche su YouTube come content creator che invece di scrivere oggi giochiamo a Crash diranno oggi giochiamo a Carlos e il topo che gira. Non c'è niente di male, alla fine il meme nasce anche come pubblicità. Se tu conosci Carlos e il topo che gira, per forza di cose dovrai conoscere anche Crash e di conseguenza potresti interessarti alla serie. Quindi non è una cosa così cattiva come si potrebbe pensare, anzi. Quindi ditemi che cosa ne pensate di questo meme, se vi fa ridere, se vi sta antipatico come sta antipatica a me. Creiamo una bella discussione. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri utenti del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva
di Crash Bandicoot in Italia. Noi ci vediamo ad un prossimo video, Crashari, grazie per avermi seguito fino a qui e come sempre, viva Carlos e il topo che gira! Mi juego preferido de Carlos y el topo que gira es Carlos y el topo que gira 3. Viaje en el tiempo. 1. De los juegos más bellos de la historia. Wada. O más bien no, esto es francés. No, creo que sea chino.